Eccoci arrivati al porto di Mykonos. Siamo arrivati fin qua grazie all'autobus direttamente fuori dall'aeroporto. Il prezzo del biglietto è 2,5 € e si fa direttamente a bordo, comodissimo. Ci vuole circa un quarto d'ora solo a causa del traffico, che è impressionante. Adesso dobbiamo aspettare un paio d'ore l'arrivo del traghetto che ci porta a Naxos. Finalmente dopo 3 ore di attesa ci siamo riusciti. Il biglietto costa 50 € a testa, ci vediamo tra un po'. Marco, siamo arrivati al capolinea dell'autobus. Dobbiamo farci questa strada a piedi per arrivare all'hotel. Sai noi che abbiamo trovato quello che costa poco, eh? 2 ombre e uno sterrato. Qua c'è poca gente. Forse siamo arrivati. Casa in vista. Prima cena sull'isola, souvlaki e patate fritte, che non mancano mai. Però direttamente sul mare. Prima giornata di mare, siamo a sud dell'isola, dove c'è casa nostra. Abbastanza vento perché il bel tempo tira forte, raffiche fino a 50 all'ora. Però il mare è bello. Guardate. È l'ora del pomeriggio e questa è tutta la gente che c'è in spiaggia. Mica male. Siamo venuti su questa fantastica spiaggia a Giassos. Qua dietro vedete la nostra tendina, prima volta che viene montata ed è perfetta contro il vento greco. E il mare è spettacolare. Non ci sono stabilimenti, ma noi con la nostra tendina siamo a posto. E questo è il panorama. Zero affollamento. Sapete dove è nato il detto piantare in asso? Proprio qui, su quest'isola chiamata Nasso, dove racconta la leggenda Teseo abbandonò Arianna nel sonno, lasciandola qui. Il detto quindi divenne piantare in asso e successivamente con la tradizione orale piantare in asso. Su questo promontorio invece c'è la famosa Portara, che è una parte del tempio di Apollo rimasto incompleto. Dà il benvenuto a tutti i turisti all'arrivo sull'isola. Infatti è la prima cosa che si vede. Ciao!
vicoletti del centro. Siamo alla Cora di Naxos, centro città. Siamo all'interno del castro, l'antico castello, e questa è la chiesa cristiana, la cattedrale, all'interno proprio del castello. Andiamo a vederla. Gli immancabili gatti. Entriamo. Calinetta. Calinetta. Dato il tempo incerto, un po' sole, un po' nuvole, volevamo andare a vedere una chiesetta chiamata Agios Sozon in fondo a Naxos, nella punta estrema. Dopo mezz'ora di sterrato, ecco la sorpresa: divieto di transito, considerando che ci sono ancora 5 km da fare a piedi su una strada così, e la nostra auto, che non è delle più adatte, una bella Peugeot 108, è un po' bassina per queste strade. Ripiegheremo di nuovo sulla spiaggia di ieri, che non era niente male. Questa mattina abbiamo attraversato tutta l'isola. Ci è voluto un'ora e mezza per fare 50 km. Siamo arrivati da quest'altro lato, a sud-est, a Panormus Beach, la spiaggia con le palme. E da qua parte una barca che ti fa fare il giro delle grotte a 20 euro a testa. Vediamo come sarà. Dalla strada hai già visto che le spiagge da questo lato dell'isola sono molto più brutte rispetto al nostro lato. Questa è l'unica bella. Spesso nelle foto di Naxos si vede questa scalinata, ma non è Naxos, non è Naxos città la Cora, bensì, sapete qual è? È Filoti, un paesino nell'entroterra, a circa 3/4 d'ora da Cora. Citron, tipico di qua dell'isola, fatto col cedro. Poco più a nord di Pirgaki, eccoci a Mikrivigla, la patria del kitesurf. Guardate quanti!
Siamo ad Alico, dove oltre alle spiagge c'è questo famoso ecomostro dove i vari artisti locali hanno dipinto le pareti con tanti murales. Ed è un labirinto che ha. Questo deve essere un hotel che non è mai stato completato. Vieni a vedere. Attento ai buchi. Ultima tappa del nostro viaggio, Mykonos. Facciamo qua l'ultima notte per evitare di perdere il volo a causa dei ritardi dei traghetti per Naxos. E quindi qua c'è più rispetto a la sabbia è così sasso e non è sabbia. Zero spiaggia libera, anzi sono 4 metri di spiaggia libera. Giusto un tuffo e poi via al paesino. Sono le 3:30 e siamo scappati dalla folla della spiaggia. Eccoci in centro a Mykonos, dove le stradine sono ancora vuote. Andiamo a cercare i mulini. Trovati i mulini! Eccoci arrivati ai mulini, sotto questo sole. Dal porto si arriva alla fermata del centro che si chiama Fabbrica, con una corriera di linea che passa ogni mezz'ora. Il costo del biglietto è 2,50 €. Ci impiega un quarto d'ora e ti porta direttamente in centro.